Buongiorno a tutti e benvenuti sul canale YouTube Sigfrido Mille Quadri. Analizzeremo in questo video la camera di Vincent ad Arles, un dipinto del pittore olandese Van Gogh. Andiamo subito a vedere il quadro. Il dipinto colpisce immediatamente per due aspetti: la grande vivacità cromatica e l'assenza di una prospettiva corretta, che il pittore però conosceva bene attraverso gli studi compiuti. Affronteremo questi argomenti nel corso del video. Intanto diamo qualche dato essenziale su questo dipinto. Si intitola La camera di Vincent ad Arles e l'autore è appunto Vincent van Gogh, il pittore olandese. Esistono tre versioni del quadro. La prima, realizzata nell'ottobre del 1888, è conservata ora al Museo Van Gogh di Amsterdam, e poi ci sono due ulteriori copie della stessa stanza, realizzate entrambe nel settembre del 1889, quando il pittore si trovava nel manicomio di Saint-Rémy, sempre vicino ad Arles in Provenza. Una di queste due copie, che è conservata a Parigi al Musée d'Orsay ed è quella che presentiamo in questo video, ha dimensioni ridotte rispetto a quella originale e misura 56 cm x 74 ed è un olio su tela che venne realizzata da Van Gogh per la sua famiglia, quindi ha una connotazione affettiva molto importante. La terza versione è invece conservata a Chicago. Vediamo di entrare ora nel dettaglio di questo dipinto. Van Gogh, realizzando la propria camera, che era posta al primo piano della casa gialla ad Arles, e dopo parleremo anche di questo, intendeva trasmettere innanzitutto il piacere di una vita vissuta in un luogo semplice, tranquillo, essenziale. L'olandese guardava alla cultura giapponese, all'idea di spazi sobri, minimali. Ogni parte della stanza è caratterizzata da un colore specifico. Possiamo vedere nel dettaglio, ad esempio, il rosso cadmio della coperta, oppure il giallo cromo delle sedie. Possiamo vedere l'ocra del letto, oppure anche il verde chiaro della finestra, o il bellissimo colore per vinca tra l'azzurro e il violetto delle pareti. Proprio da questa armonia di colori nasce lo spirito gioioso di questo interno, che pare uscito da un fumetto, se vogliamo. Un anno dopo averla dipinta la prima volta, il pittore torna quindi a copiarla, proprio mentre è internato, come dicevamo, nell'ospedale psichiatrico di Saint-Rémy. Vincent si appiglia quindi a un ricordo sereno dell'anno precedente e lo replica sulla tela. Il suo colore in un anno, tra il 1888 e il 1889, è diventato ancora più intenso, forte, capace di accendere emozioni, e per noi spettatori diventa veramente come un'onda fortissima, un uragano che si riversa su di noi. Secondo quanto lo stesso Van Gogh scrisse nelle sue numerose lettere e carteggi che aveva con i parenti soprattutto, l'obiettivo del dipinto era quello di trasmettere un senso di tranquillità e riposo. Il pittore ci fa entrare dunque nella sua piccola stanza, arredata da pochi essenziali elementi. E proviamo a vedere come è arredata questa stanza. Vediamo appunto il letto, che è di dimensioni sicuramente sproporzionate rispetto ad esempio alla sedia e altri arredi. Ci sono poi appunto due sedie e tra l'altro proprio un primo piano di una sedia sarà l'oggetto di un dipinto specifico. Poi vediamo un tavolino con degli oggetti che sono quelli della toeletta. Dietro il letto vediamo un attaccapanni con appoggiati dei vestiti, vediamo appunto poi uno specchio, ma la cosa interessante è soprattutto vedere, osservare che cosa mette intorno al letto, sopra il letto Van Gogh, dei dipinti, dei suoi dipinti. Vediamo sicuramente un autoritratto proprio all'altezza del cuscino e poi un altro ritratto che non riesco a ricondurre a nessuna opera in modo specifico. Dietro, sempre alla testata del letto, vediamo invece un paesaggio e poi ancora a lato
vediamo due stampe che molto probabilmente sono delle stampe giapponesi. Osserviamo ora invece le porte e le finestre. Queste sono molto interessanti perché la finestra che vediamo in fondo alla stanza dà sulla grande piazza dove si trovava la Casa Gialla. Questa porta qua posta sulla destra del quadro è invece quella che portava alle scale. La stanza si trova al primo piano, dopo andremo a vedere proprio anche l'immagine della Casa Gialla, così potremo capire la disposizione. Quindi questo era l'ingresso nella stanza e invece questa porta qui sulla sinistra dava sulla stanza che venne abitata per un breve periodo da Gauguin. Il pittore ci sta dunque dicendo che vive di poco, gli arredi essenziali per riposare e lavarsi. L'autore non è interessato a mostrarci una riproduzione realistica e verosimile della stanza. La prospettiva e le proporzioni non sono rispettate. Quella dell'artista è una visione emotiva, affettiva della propria stanza. Van Gogh sottolinea che ama circondarsi di cose belle, delle proprie opere, quelle che probabilmente riteneva più significative, che sentiva più vicine a se stesso, e infatti le pone proprio intorno al letto. Inoltre Vincent ci mostra le sue fonti di ispirazione, le stampe giapponesi. Ecco, ora ci troviamo proprio fuori dalla cosiddetta Casa Gialla di Van Gogh ad Arles. La vediamo rappresentata attraverso un dipinto dello stesso pittore olandese. Se andiamo un attimo nel dettaglio di questa casetta, che è proprio questa ad angolo, possiamo osservare esattamente dove si trovava la stanza. Ecco, metto in evidenza subito la finestra. Questa è la finestra della stanza di Vincent van Gogh, quella che abbiamo visto prima rappresentata. L'ingresso dalla strada era attraverso questa porta che portava poi al primo piano e da qua si accedeva nella stanza di Van Gogh. Abbiamo visto nel dipinto questa porta a destra. La porta invece sulla sinistra dà su questa stanza d'angolo di cui vediamo una finestra e questa era la stanza di Gauguin. Al piano terra invece si trovava lo studio del pittore o dei due pittori quando hanno lavorato insieme e poi qua in fondo si trovava la cucina. Il dipinto di questa semplice stanza ci fa riflettere sul senso e significato degli spazi entro cui viviamo, dove passiamo la nostra vita. Le scelte di arredo, l'ordine o piuttosto il disordine parlano di noi, sono oggettivazioni del nostro essere, sono le proiezioni esteriori del nostro mondo interiore. Van Gogh, attraverso la realizzazione di questo dipinto, destinato alla sua famiglia, ha parlato di sé, della propria vita, dei propri ricordi, delle proprie emozioni, dei propri affetti. Abbiamo analizzato la camera di Vincent ad Arles. Cosa ne pensate di questo quadro? Scrivetelo nei commenti, risponderò a tutti. Se vi piace un dipinto di Van Gogh o di un altro autore e vi piacerebbe che ne parlassi in un video, scrivetemelo sempre nei commenti. Se questo video vi è piaciuto mettete mi piace e iscrivetevi al canale YouTube Sigfrido Mille Quadri. In descrizione potete poi trovare ulteriori informazioni e link utili per degli approfondimenti. Grazie per la visione.